Oggi parliamo di bun scrunchies. Ma che cos'è un bun scrunchies? E voilà! Elastici arricciati per capelli che hanno scalato tutte le classifiche e sono diventati un must-have dell'estate solo se lavorate ai ferri o all'uncinetto e sono perfetti per il nostro primo progetto sciocco. Come si fanno i bun scrunchies? È molto semplice. Io ho utilizzato del cotone ritorto sottile da lavorare con un 3,5. È un cotone molto lucido, 100%, con questo bel colore ottaneo, che ho lavorato con i ferri circolari, ma puoi lavorarlo anche con i ferri dritti, numero 3. Lavorati con il numero 3, la trama viene abbastanza sostenuta, così, abbastanza compatta, e l'effetto finale è molto ordinato. Ora, come si inizia? Devi utilizzare il ferro in modo che la tensione del tuo lavoro sia intorno a 24 punti. Parlo di tensione orizzontale. Quindi io ho usato un 3, tu potresti dover usare un 2,5 o un 3,5 a seconda della tua mano. Con questa tensione, utilizzando un elastico di circa 5 cm di diametro, come era il mio, dovrai lavorare e montare 88 punti sui tuoi ferri. Se utilizzerai i ferri circolari, dovrai montare un anello di 88 punti. Se utilizzerai i ferri dritti, dovrai montare 88 punti su un unico ferro, ovviamente. Io l'ho lavorato a maglia rasata, quindi con i ferri circolari lavorerai sempre dritto, con i ferri dritti farai un ferro a rovescio e un ferro dritto. Una volta montati gli 88 punti, fai attenzione, se lavori con i ferri circolari, di tenerli tutti dritti in modo che il lavoro non si attorcigli. Ora dovrai lavorare a maglia rasata, quindi a dritto, per 30 ferri. Lo stesso se usi i ferri dritti. Dovrai lavorare un ferro dritto e un ferro a rovescio per 30 ferri, quindi 15 ferri a dritto, 15 ferri a rovescio. Quando avrai lavorato una trentina di ferri, ti troverai con questa fascia che sarà il corpo del nostro scrunchies. A questo punto dovremo andare a chiudere tutti i punti con la chiusura tradizionale in modo da liberare appunto la nostra banda dai ferri. Quando avrai finito di chiudere tutti i punti, dovrai lasciare una codina abbastanza lunga per poter cucire lungo tutta la circonferenza della nostra banda. Se hai lavorato con i ferri tradizionali, con i ferri dritti, ti troverai invece che una fascia, ti troverai con una striscia aperta di 88 punti per 30 ferri. Dovrai prima chiudere a cerchio la striscia, cucendo in verticale le due estremità, e poi andrai a fare l'operazione che adesso ti farò vedere, che è la medesima per i ferri circolari. A questo punto bisogna piegare il lavoro a metà e cucirlo inserendo all'interno il nostro elastico. Quindi mettiamo l'elastico dentro, così, in questo modo, e poi si cuciono i lembi in modo preciso e pari, i lembi del lavoro.
col lago ovviamente, cercando appunto di essere il più preciso possibile. Una volta finita la cucitura, dovrai nascondere la codina all'interno del lavoro, sistemare un po' la banda in modo che la cucitura rimanga sul retro e il tuo bun scrunchies è pronto per essere usato. Buone vacanze, alla prossima!